Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Efriviral labiale, crema Esculapius Farmaceutici SRL. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Efriviral labiale, crema? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Efriviral labiale, crema durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Efriviral labiale, crema? Efriviral labiale, crema ha un farmaco a base del principio attivo aciclovir, appartenente alla categoria degli antivirali e nello specifico antivirali. È commercializzato in Italia dall'azienda Esculapius Farmaceutici SRL. Efriviral labiale, crema può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Efriviral labiale 50 mg/g crema da 3G. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Esculapius Farmaceutici SRL. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: aciclovir. Gruppo terapeutico: antivirali. Forma farmaceutica: crema. Indicazioni: Efriviral labiale è indicato nel trattamento delle infezioni da virus herpes simplex delle labbra, herpes labialis ricorrente, negli adulti e negli adolescenti, di età superiore ai 12 anni. Posologia: uso topico. Adulti e adolescenti di età superiore ai 12 anni. Efriviral labiale deve essere applicato 5 volte al giorno ad intervalli di circa 4 ore, omettendo l'applicazione notturna. Efriviral labiale deve essere applicato il più precocemente possibile, preferibilmente durante le fasi più precoci, prodromio e eritema. Comunque, il trattamento può essere iniziato anche nelle fasi successive, papule o vescicole. Il trattamento deve continuare per almeno 4 giorni. Se non si è avuta guarigione, il trattamento può continuare fino ad un massimo di 10 giorni. Se dopo 10 giorni le lesioni sono ancora presenti, è consigliabile che i pazienti consultino il medico. I pazienti devono lavare le mani prima e dopo l'applicazione della crema ed evitare di sfregare inutilmente le lesioni o di toccarle con un asciugamano al fine di evitare il peggioramento o la trasmissione dell'infezione. Bambini di età inferiore ai 12 anni. La sicurezza e l'efficacia di Efriviral labiale non sono state studiate in pazienti con età inferiore ai 12 anni. Pazienti con insufficienza renale o epatica. Aciclovir viene eliminato principalmente per via renale, ma l'assorbimento sistemico di aciclovir dopo applicazione topica è trascurabile. Di conseguenza, non ha richiesta alcuna modifica della dose in pazienti con insufficienza renale o epatica, vedere proprietà farmacocinetiche. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, al valaciclovir o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Bambini di età inferiore a 12 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Efriviral labiale deve essere impiegato solamente per l'herpes labiale presente sulla bocca. Non è raccomandata l'applicazione sulle membrane mucose come quelle della bocca, degli occhi, del naso e non deve essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state identificate interazioni clinicamente significative. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Efriviral labiale, crema durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Efriviral labiale, crema durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Si dovrebbe considerare l'uso di Efriviral labiale solo qualora i potenziali benefici superino la possibilità di rischi non noti. Comunque l'esposizione sistemica ad aciclovir a seguito dell'applicazione topica di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. È improbabile che Efriviral labiale produca effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati segnalati per aciclovir 50 mg/g crema sono elencati secondo la seguente convenzione sulla frequenza di comparsa. Molto comune. A 0 yen 1/10, comune. A 0 yen 1/100 e 1/10, non comune. A 0 yen 1,1000. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Efriviral labiale ha un preparato per uso topico.
Anche qualora venga ingerito l'intero contenuto di una confezione di crema da 3G di Frigirel labiale o applicato localmente, non si dovrebbero attendere effetti indesiderati. In caso di sospetto sovradosaggio, il paziente deve consultare il medico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antivirali per uso topico. Codice ATC D06BB03. Meccanismo d'azione. La ciclovira ha un antivirale altamente attivo, in vitro, contro i virus herpes simplex, HSV, tipo 1 e 2, proprietà farmacocinetiche. Gli studi di farmacologia hanno rilevato solo un assorbimento sistemico minimale di aciclovir a seguito di somministrazioni ripetute a livello topico di aciclovir. Dati preclinici di sicurezza. I risultati di un ampio numero di test di mutagenesi in vitro ed in vivo indicano che l'aciclovir non comporta rischi genetici per l'uomo. L'aciclovir non si è dimostrato essere, elenco degli eccipienti: polossamero 407, alcol cetosterilico, sodio lauril solfato, vaselina bianca, paraffina liquida, arlacel 165, dimeticone 20, glicole propilenico, acqua depurata. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.